Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi vi presento una video ricetta molto gustosa. Faremo delle patate a fisarmonica. Allora, andiamo subito alle dosi. Qui abbiamo 4 patate che io ho già pelato e lavato. Poi ho della scamorza, dello speck, poi ho delle spezie che sono l'origano, la salvia e il rosmarino. Però ecco, in questo caso qui poi potete andare proprio a piacimento. Potete addirittura lasciarle condite con delle spezie e mettere direttamente in forno così. Però partiamo con il primo passaggio. Allora, prendiamo le nostre patate, quindi faccio vedere con la prima. Io cosa ho preso? 2 mestoli, adesso vi farò vedere perché li utilizzerò. Potete usare anche o le bacchette cinesi o gli stuzzicadenti, quelli che vengono usati per gli spiedini, quindi quelli lunghi. Quindi cosa facciamo? I nostri 2 mestoli li mettiamo tra, diciamo, ai lati della patata in modo tale che riusciamo a a tagliare lungo la patata con il coltello, ma senza incidere la base, proprio per dargli il taglio che poi darà alla patata questa forma fisarmonica. Quindi iniziamo a incidere. Dobbiamo andare quindi giù con il coltello senza arrivare ovviamente alla base e tagliamo, cerchiamo di dare alle varie fettine più o meno la giusta dimensione, però ecco, come vedete, senza andare nella parte bassa della patata in modo tale che non si rompa. Quindi continuiamo, andiamo piano, delicatamente, però ecco, con questi mestoli sotto riusciamo a darci una mano in modo tale da non andare nella parte della base, e continuiamo per tutta la lunghezza della patata. Come dicevo prima, potete usare anche delle bacchette cinesi, però diciamo che già con i mestoli va benissimo, anche perché poi tra l'altro sono anche abbastanza alti e quindi l'operazione è un po' più semplice. Quindi continuiamo per tutta la patata. Se nella parte finale abbiamo difficoltà, non facciamo altro che girare il tutto e continuare da questa parte qua. Quindi arriviamo piano piano alla fine. Ok, sì, questo possiamo anche non inciderlo. Quindi abbiamo inciso tutta la patata. Cosa facciamo? Io adesso andrò a tagliare anche le altre e in questo momento qua che cosa potete fare? Allora, potete lasciarla così, quindi magari condirla con dell'olio, del sale, delle spezie e metterla direttamente in forno, oppure procedere come ho fatto io, quindi con dei dadini di speck, con della scamorza. Però il procedimento che andrò a fare io prima qual è? Sarà quello di andare a sbollentarle. Questo passaggio lo prediligo perché così le patate verranno più croccanti in forno e la cottura sarà molto più omogenea, quindi lasciandogli perdere un po' di amido daremo una cottura un po' più perfetta. Quindi adesso io aspetto che l'acqua arrivi a bollore, andrò a tagliare le altre patate e poi le facciamo bollire per un 4-5 minuti. Quindi abbiamo inciso tutte le patate e adesso cosa facciamo? Le mettiamo a bollire per un circa 4-5 minuti, dopodiché le scoliamo, le lasciamo intiepidire un attimo e poi le andremo a condire. Quindi abbiamo fatto bollire le nostre patate, le ho scolate, le ho raffreddate un attimo sotto l'acqua corrente, dopodiché le ho asciugate per bene, quindi adesso le riprendiamo, ovviamente aspettate magari che si intiepidiscano per bene. Quindi, come dicevo prima, allora possiamo salarle, mettere del rosmarino, dell'origano, un filo d'olio e le mettiamo in forno così. Altrimenti, se vogliamo renderle un po' più golose, magari le andiamo a condire come farò io con dello speck, della scamorza, ma potete usare anche del provolone, del caciocavallo, insomma qualsiasi altro formaggio più vi piace, oppure spolverarle semplicemente con del pecorino grattugiato o formaggio grattugiato. Poi ecco lo speck o anche della pancetta, perché no? Quindi cosa facciamo? Andiamo a riempirle all'interno. Prendiamo, magari li spezziamo se sono un po' troppo lunghi e qua e là andiamo a infilare
scappo un po' perché sono un po' scivolose. Prendiamo anche del formaggio, possiamo metterlo, ecco, fare magari specche sopra del formaggio, o altrimenti fare alcune fette col formaggio e altre fette con dello speck. Quindi. E andiamo a farcirla tutta per bene. Magari, ecco, se sono un po' lunghi le striscioline di speck le possiamo anche spezzettare, e proseguiamo a condire tutta la patata. Quindi terminiamo con l'ultima parte. Facciamo attenzione a non premere troppo, perché ovviamente avendole già bollite comunque una leggera cottura gliel'abbiamo data, quindi sono un po' più morbide. Diciamo che abbiamo riempito più o meno tutto quanto. Poi, ecco, in forno prenderanno una forma ancora più carina. Quindi andiamo a inserire l'ultimo qua. Il formaggio grattugiato potete metterlo in questo momento, quindi sopra, o altrimenti potete fare come faccio io, quindi gli ultimi 10 minuti le togliamo dal forno e gli diamo una bella spolverata di formaggio grattugiato. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo del sale, quindi condiamo la nostra patata con del sale, poi gli mettiamo dell'origano, del rosmarino e della salvia. Quindi la nostra prima patata è pronta, adesso la andiamo a mettere sulla teglia e procediamo a completare anche tutte le altre patate. Ok, ci siamo, abbiamo preparato le nostre patate, come vedete. Allora, le prime 3 le ho farcite con lo speck e la scamorza, mentre invece questa qua, che è più piccolina, l'ho lasciata classica, quindi con del rosmarino, dell'origano e del sale, e ho messo anche un po' di salvia. Adesso cosa facciamo? Prendiamo dell'olio, ne mettiamo appena appena sopra le nostre patate e le mettiamo in forno a circa 210-220 gradi per un 35 minuti. Poi ovviamente le controlliamo, quindi se vediamo ovviamente che iniziano a prendere una bella doratura prima, ovviamente le togliamo. Questo varia comunque in base alla grandezza delle patate. I 5 minuti prima di tirarle fuori diamo una spolverata di formaggio grattugiato, che sia parmigiano sia pecorino, e poi continuiamo la cottura per altri 5 minuti. Questa qui, che è più piccola, ovviamente cuocerà prima, quindi io andrò a togliere magari dopo una mezz'oretta o comunque quando raggiungerà una bella doratura. Quindi le mettiamo in forno e ci vediamo una volta che le patate sono pronte. Ecco, mancano un po' meno di 10 minuti al termine della cottura, quindi che cosa facciamo adesso? Le tiriamo fuori e le spolveriamo con del formaggio grattugiato. Si sente già un bel profumino, poi se ne volete mettere un po' di più. Quindi formaggio grattugiato come parmigiano oppure pecorino. E terminiamo la cottura. Ecco ragazzi, ci siamo, io ho sfornato le nostre patate, quindi la cottura l'ho completata con circa 40 minuti, questa qua l'ho tolta 5 minuti prima. Come vedete sono squisite, molto invitanti, tra l'altro sopra hanno fatto anche una bella crosticina, e potete anche prepararle magari qualche ora in anticipo, magari ecco, poi potete prepararle addirittura la mattina per la sera, magari dargli una leggera scaldata e poi ecco potete degustarle tranquillamente, quindi in serata. Io vi invito a riproporre questa ricetta, provate a rifarla, magari fatemi sapere nei commenti come vi è venuta, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mi raccomando condividete anche la ricetta. Io vi aspetto per un'altra gustosa video ricetta.